Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di un altro prodotto che si aggiunge nell'ecosistema EWI-Link della gamma Sonoff. Sonoff che sta tirando fuori una serie di prodotti, ne abbiamo appena ricevuti due, di una nuova gamma che viene chiamata Elite. Vedete questo quadratino giallo con la scritta Elite? Per adesso hanno fatto due prodotti, il POV nuovo di cui parliamo oggi e poi c'è il TH, quello per umidità e temperatura, faremo un altro video dedicato. Puntano molto a montare questi dispositivi su barra DIN nel quadro elettrico, adesso vi farò vedere poi fisicamente proprio come rimane montato, e aggiungono qualche caratteristica in più, tipo un display, qualche altra funzione, insomma lo guardiamo un attimino meglio. E già che ci siamo facciamo una piccola comparativa tra il nuovo POV Elite e i vecchi POV R3 e POV R2, ma adesso lo spacchettiamo così iniziamo a capire già le differenze tra un Elite e un Sonoff normale. Ma prima di andare avanti vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare tutte le notifiche e di seguirmi su Instagram Massidattoli, perché metto sempre tutti i post dei video che sto preparando e dei contenuti che ho appena pubblicato sul canale. Gamma Elite, già solo dalla scatola si nota la differenza perché abbiamo un nuovo contenitore a scorrimento con dentro il dispositivo in scatola bianca, a differenza dei vecchi dispositivi che arrivavano in una scatola normalissima, tra l'altro tutte diverse una dall'altra in quelli più vecchi, e nelle ultime serie facevano tutte queste scatole di questo colore. Eccolo qua, il nuovo POV. Abbiamo un po' di manualistica che in realtà ci aiuta solo nell'accoppiamento, che vi farò vedere su questa gamma come ormai tutti gli R3 si fa col Bluetooth. Controllo remoto, power metering, perché sostanzialmente la gamma POV sono i misuratori di assorbimento, corrente, potenza, leggono le tensioni eccetera. Si può condividere controlli vocali, programmazioni, LAN control, insomma tutte le varie caratteristiche che ha qualsiasi Sonoff o quasi. Quello che ci interessa nel concreto in questo caso è la portata in corrente ed è un dispositivo con 16 A. Parlando quindi di questi 16 A che supporta il nuovo POV Elite, facciamo un passo indietro. Il POV R3, che a livello di caratteristiche tanto ci era piaciuto perché portava 25 A, chiaramente non ci era piaciuto come dimensioni perché prendeva un quadro intero. Di fatto molti l'hanno scartato perché era pressoché ininstallabile a livello di spazio. E torniamo ai valori che aveva un vecchio POV 2 che portava 15 A, 15-16 voglio dire, siamo lì. Se vogliamo montare un dispositivo per gestire un alloggio intero che ha una fornitura da 4 kW e mezzo ad esempio, con questo siamo già fuori. Altre caratteristiche che li differenziano: il POV R2 era un dispositivo alloggiato in questo contenitore che aveva la predisposizione per un fissaggio tramite due viti, una qua e una qua, e null'altro. Aveva una morsettiera che, per quanta poca corrente portasse, era molto comoda perché aveva l'inserimento a scatto e aveva anche la terra di passaggio per comodità, con due neutri, linea di ingresso e linea di uscita, quindi era molto comodo da cablare, diciamo. Poi siamo passati al POV R3, che poteva essere montato su barra DIN, come abbiamo detto prima, prendendo tutto il centralino, che aveva dei bellissimi morsetti per portare cavi anche di grossa sezione. Questo l'avevamo anche smontato, avevamo visto che dentro era fatto molto bene. E oggi siamo arrivati all'Elite, che ha il supporto per barra DIN che si sgancia tipo i Dual R3, che viene montato così in verticale con un pulsante di accoppiamento e accensione che rimane però non agibile una volta montato nel centralino, e dei LED che rimangono non visibili una volta montato nel centralino. Però ha un display che visualizza tutti i dati in tempo reale. Si apre dal laterale qua e ha 4 morsetti con linea in ingresso e linea in uscita e il neutro d'appoggio, quindi comunque comodo da cablare, ma i morsetti finalmente sono morsetti col profilo AC che chiudono e tirano molto bene. Quindi come caratteristiche facevano più o meno le stesse cose, cambiano un po' le correnti, cambiano le dimensioni, cambiano i montaggi. Queste sono le 3 generazioni di POV fino a quello odierno. Di questi avevo fatto un video dedicato, potete andarlo a guardare. Ora ci concentriamo sull'Elite. Prima di tutto lo smontiamo perché, come sapete, quando si parla di dispositivi particolari mi piace vedere come sono fatti dentro.
Dunque, case che intanto ha delle alette di raffreddamento nella parte alta per fare uscire il calore che va verso l'alto e che lui sviluppa. Una volta aperto troviamo, diciamo, la parte di potenza con un piccolo trasformatore per la bassa tensione dell'elettronica e il relè di scambio. Relè di scambio che in questo caso è protetto da un adesivo, ma io voglio leggere le caratteristiche. Ok, è un relè golden da 16 A, quindi i 16 A che porta sui contatti sono quelli che supporta al massimo il relè. In realtà l'ho già smontato più volte perché mi sarebbe piaciuto provare ad aggiungere un'illuminazione al display che non è illuminato, ma vi faccio vedere ora che non è possibile, perché una volta tolta la scheda elettronica abbiamo questo display con questa connessione a pettine in appoggio e non c'è proprio lo spazio fisico per piantargli un LED da qualche parte, non c'è spazio, quindi rimarrà non illuminato. Scheda che ha qui le piste con un'abbondante dose di stagno per supportare la corrente che lui gestisce, il pulsante, i LED, tutta la circuiteria elettronica da questo lato, e questi sono i morsetti di cui vi parlavo prima che vanno a prendere direttamente su questa barra. Nella sua piccolezza hanno fatto il possibile per far stare tutto qua dentro. Adesso che ne abbiamo parlato un po' e abbiamo fatto una mini comparativa, lo accendiamo, lo installiamo e lo testiamo per benino. Fase neutro di alimentazione, un piccolo carico per iniziare a fare due prove, lo accendiamo. Vedete che lui in questo momento segna 0 kWh, 0 watt, 0 volt, 0 A. Perché? Perché inizia a leggere solo quando l'uscita è abilitata. Togliamo la pellicolina, display che è fatto in questo modo. Quindi un display molto semplice a segmenti, ben visibile sì, numeri belli grossi, però assolutamente un'illuminazione poteva essere più funzionale. Poi sicuramente a qualcuno non sarebbe andato bene perché rimaneva illuminato e dava fastidio, quindi anche per loro trovare la quadra e accontentare tutti non è facile. Hanno optato per questa direzione, non fastidioso, consumi ridotti, però di sera non lo vedete. Proviamo ad attivare l'uscita. Il display ruota in continuazione, non si ferma mai, è sempre un continuo cambiare delle due schermate, ci dà l'assorbimento in tempo reale di 5,3 watt, la tensione, ampere siamo oltre il primo decimale quindi non li rileva, kilowattora, prima che ne facciamo uno con una lampadina ci va un bel po'. Apriamo l'app WeLink, dobbiamo aggiungere un dispositivo col tasto più, ora non è in modalità accoppiamento perché è passato del tempo dall'accensione, bisogna tenere premuto il pulsantino finché va in modalità accoppiamento, quindi 2 lampeggi veloci e uno lento, LED che si vedono proprio poco, quindi diciamo di giorno vedete bene il display ma vedete male i LED, di notte non vedete il display ma vedete bene i LED, se lo avete a vista, ma nel quadro i LED non saranno visibili, il fatto che siano poco luminosi poco cambia. Accoppiamento non rapido ma Bluetooth, questo, l'indicatore lampeggia sì, cerca dispositivi, l'ha già trovato, ora cerchiamo la rete a cui ci vogliamo connettere, mettiamo la password, andiamo avanti, cerca il dispositivo, lo trova, POV 316D, io lo chiamo POV Elite, che sta in taverna, completato. Dispositivo aggiunto, viene visualizzato con questa simbologia con l'interruttore e il flash, che è il simbolo che usano per tutti i misuratori di corrente come il Power 2. Entriamo dentro, firmware disponibile, installiamolo subito per passare dalla 1.0.0 alla 1.0.1. Bene, siamo arrivati all'ultima versione, vediamo un po', già che siamo nel menu delle impostazioni, un po' di caratteristiche, posizione, LAN control, threshold setting, qua abbiamo la possibilità di fare tutti i vari controlli del caso, potenza massima o potenza minima, voltaggio massimo o voltaggio minimo, corrente massima. Cosa vuol dire? Vuol dire che nel momento in cui misurando il carico raggiungerà una di queste condizioni, ad esempio un assorbimento più alto di un determinato range o più basso, oppure anche per monitorare la qualità di rete, quindi se abbiamo dei problemi di sovratensione o di tensione troppo bassa, per non rovinare l'utilizzatore collegato possiamo ad esempio impostare un voltaggio massimo che può essere di 235 volt. Lui cosa farà? Una volta abilitato questo controllo e salvato, quando raggiungerà quella condizione disabiliterà l'uscita e probabilmente invierà anche una notifica. Adesso poi facciamo qualche test.
reset dei consumi perché lui tiene in memoria tutti i kilowattora consumati e si possono resettare con questo comando. Notifiche push sono quelle che vi arrivano dall'app quando succede qualcosa, registri sono tutte le accensioni e tutti gli spegnimenti, indicatore di rete possiamo abilitarlo o disabilitarlo, stato all'accensione, quindi acceso, spento, ultimo stato, importante lasciare ultimo stato secondo gli utilizzi che ne faccio di solito io. Questa funzione a volte non c'è, quindi il fatto che l'abbiano mantenuta è molto buono. Lynching serve a spegnere il dispositivo dopo un tot di tempo o ad accenderlo. Dopo aver attivato lynching possiamo decidere dopo quanto tempo deve spegnersi auto off oppure accendersi auto on. Se io metto auto off e salvo, in questo caso dopo 3 secondi dall'accensione lui me lo spegne. Invece con lynching su auto on, se è un dispositivo che per qualche motivo deve stare sempre acceso e magari per un passaggio di persone o per uno spegnimento temporaneo viene spento, lui invece lavora al contrario, quindi dopo 3 secondi lo riaccende. Qui con lynching sull'auto on potrete gestire i dispositivi più strampalati. Adesso in questo momento la mia fantasia non riesce a partorire un'idea brillante per cui sfruttarlo. Ma vi do un'idea, io ad esempio qui dove registro che è una taverna ho un deumidificatore che lavora di continuo, che ha la sua umidità preimpostata ma che fa rumore, quindi quando vengo a registrare i video lo devo spegnere, andare a schiacciare fisicamente il tastino oppure andare a staccare la spina che è incasinata, non riesco a prenderla. Un'idea è quella ad esempio di gestire un dispositivo in questo modo, quindi lui sta sempre alimentato, tra l'altro vedo quanto consuma, quando ho bisogno di spegnerlo per un'ora lo spengo, ma so che poi si riaccende senza dovermi ricordare io di farlo. Questa è l'idea di utilizzo dell'auto on. In schermata principale abbiamo poi la possibilità di accenderlo, di programmarlo in determinati orari, la possibilità di avere un timer, quindi uno spegnimento dopo X tempo o un'accensione dopo X tempo. C'è poi anche un timer ciclico che permette di ripetere più volte un comando di accensione abilitato solo in determinate date orari. Insomma, abbiamo a livello di programmazione tutto quello che vogliamo, infinite possibilità. In più abbiamo questa schermata dove visualizziamo in tempo reale gli stessi dati che sta visualizzando sul display con un decimale in più, perché vedete che sul display del telefono leggiamo 5.19 watt, mentre sul display del dispositivo solo 5.1. Una maggiore precisione nell'app. Kilowattora conteggiati oggi, kilowattora conteggiati nel mese. Se schiacci continua a leggere, vi esce poi tutta la situazione dell'energia di oggi, di ieri, del mese corrente come kilowattora. Poi abbiamo l'assorbimento in corrente in tempo reale, la tensione e la potenza. Qui abbiamo un punto di domanda perché ti dice che è la potenza reale. E avremo poi qua tutto un grafico con tutto lo storico di quello che ha misurato il dispositivo. Tra l'altro, tutte queste informazioni con questo tastino possono essere condivise. Ad esempio, se voglio mandarle per email, lui creerà un file XLS. Andiamo a vedere come arriva. Arriva un allegato XLS come questo. Lui parte dal 9 dicembre 2021, che è probabilmente la data in cui è stato attivato il prodotto. Se andiamo in fondo al file abbiamo le registrazioni di oggi, 16 giugno 2022. Mi dice che ad esempio dalle 9 alle 10 ha misurato 0,13 kWh, dalle 10 alle 11 eccetera eccetera. Adesso lo montiamo in un quadro reale, vediamo come rimane, vediamo come si vede, così avete le idee più chiare. Ok, adesso proviamo a montarlo nel mio quadro generale. In questo caso è una linea di un piano interrato, quindi sto tranquillamente nei 16 A che supporta il dispositivo. Ho solo una divisione di forza e luce e un generale. Monterò il dispositivo direttamente a valle del generale, quindi sotto il generale. Ovviamente prima di fare tutti i collegamenti lavorando sotto il generale, basta spegnere lui per essere in sicurezza. Alexa, spegni generale. Mettiamo quindi la staffetta per tenere il nostro POV in questo modo col gancio a molla sotto. Scollego le linee in uscita dal generale. Aprite bene i morsetti del POV in modo da sfruttare tutta l'ampiezza. Mettiamo quindi i neutri, le fasi in uscita, la fase in ingresso.
il neutro in ingresso, incastriamo il POV sulla sua staffetta, che è un po' ballerina ma va abbastanza bene. Come sezione sto usando del 2,5 che è idoneo a supportare i 16 A e ora mi collego sotto al generale. Come spazio vedete che occupa 3 moduli esattamente come questo generale, questi sono 2 moduli, lui ne prende 3. Alexa, accendi generale. Ok, prima che me lo chiedete, questo qua è un magnetotermico Wi-Fi che sto testando, non fa nulla se non accendersi e spegnersi con un motorino, chiusa parentesi. Sonoff POV che è alimentato, vedete che è rimasto acceso come ultimo stato, infatti mi sta misurando adesso 0,1 A, 36 watt e lui va avanti a fare le sue misurazioni. Se io vado ad accendere ancora qualche carico, siamo saliti di carico. Una volta montato, finito con i coperchi e tutto, rimane lì dentro, non rimane a filo come gli altri dispositivi e questa è una grossa pecca. Guardando da sotto si intravedono i LED e si ha comunque accesso anche al pulsante per comandarlo a mano, quindi potrebbe anche essere una cosa voluta per accedere al pulsante, però intanto andare a ficcare il dito in un centralino non è il massimo. Avrei preferito avere il dispositivo a filo, poi piuttosto si poteva praticare qui un foro per avere accesso al pulsante se c'era l'esigenza di avere il comando manuale, quindi bene ma non benissimo, come si usa dire. Questo è come rimane il dispositivo, ovviamente si vede più o meno in base all'angolazione, rimane lì dentro. I LED si vedono e adesso manca solo la copertura che non ho messo io, altrimenti la morsettiera sarebbe comunque coperta in sicurezza. Ora vediamo come si comporta dopo averlo montato. Se entriamo in POV Elite vedete che sta consumando 36 watt perché c'è il demodificatore attaccato, ma non è ancora partito, c'è solo la ventola che gira. Io ho impostato qua in Threshold Setting un limite di 300 watt perché lui quando va in modalità di lavoro a pieno regime assorbe circa 350 watt. Ora aspetto che parta il compressore e vediamo cosa succede. Perfetto. Lui è partito, è andato in assorbimento, me l'ha immediatamente spento. Vedete arriva questa notifica Device POV Elite Channel 1 Off, Device Status Changed, vuol dire che si è spento, quindi vi arriva la notifica, voi sapete che avete impostato un valore su un determinato utilizzatore, ha superato quel valore e l'ha spento. Io poi posso riaccenderlo da remoto se sono via, certo. Lui me lo riaccende e continua a lavorare finché non mi riparte il compressore, assorbe 36 watt e non va oltre i 300 di soglia. Avete notato, riprendendo il discorso di prima, che non è ripartito il dispositivo. Questo perché? Perché se lo spengo io manualmente, dopo i 3 secondi lo riaccende e intanto continuano a arrivarmi le notifiche del cambio di stato. Se invece viene raggiunta una condizione di allarme, il dispositivo si spegne in automatico e non si riaccende con il tempo di inching, dovete farlo voi a mano. Facciamo 2 prove. Allora, se io lo accendo a mano, lui va in lettura consumo e siamo a 37 watt. Se lo spengo a mano, lui si spegne e dopo 3 secondi si riaccende. Mi arrivano intanto le notifiche. Se io invece vado ad abilitare il consumo che avevo spento per un attimo e lo imposto a 35 watt, vedete che me l'ha spento ma non lo riattiva, vuole che lo attiviamo noi a mano. Un'altra funzione particolare che riguarda le notifiche ce l'abbiamo in questo modo. Allora, notifiche push serve per abilitarle o disabilitarle, quindi o le ricevete tutte o non le ricevete. In questo caso io ce l'ho solo su on-off con lo slider acceso, quindi mi mandava le notifiche sul cambio di stato, ma possiamo avere anche delle notifiche specifiche sul consumo. Abilitando quindi quest'altro slide del consumo, abbiamo la possibilità di ricevere una notifica quando arriviamo a un valore mensile di kilowattora o giornaliero di kilowattora. Se io voglio essere avvisato quando quella linea ha consumato 1 kilowattora, lui lo fa. Non la stacca a meno che non andiamo ad impostare anche il limite di 1 kilowattora nei consumi. Abbiamo inoltre la possibilità di integrarlo in scene per comandare altri dispositivi al raggiungimento di allarmi o monitoraggi che noi impostiamo, creando una nuova scena. Se questo avviene possiamo scegliere di aggiungere dispositivo intelligente il POV Elite e vedete che abbiamo la possibilità di attivare delle scene quando il POV Elite si accende o si spegne,
quando a livello di potenza raggiunge un valore, quando come obiettivo di oggi raggiunge un tot di kilowattora o quando come obiettivo del mese raggiunge un tot di kilowattora. Possiamo creare una scena per la quale, se il POV misura un assorbimento in potenza del dispositivo che è collegato in uscita di 500 watt, ok, e lo salvo, cosa fa? Ad esempio mi fa partire un altro SONOFF che magari è un mini o un basic collegato a una ventola che mi raffredda un motore perché sta scaldando troppo e assorbe troppo. Questo è solo un esempio, ma è per farvi capire la combinazione di cose che possiamo andare a creare in una scena. Insomma, ho cercato di farvi un'infarinata generale su questo dispositivo, vi ho fatto vedere come rimane montato e adesso arriviamo alle conclusioni. Non ho ancora il prezzo ufficiale perché sta uscendo, è un prodotto di cui avevamo bisogno? Non lo so. A me il display sinceramente non è piaciuto tantissimo e non lo trovo utile, ma può essere utile per qualcuno che passando davanti a un quadro elettrico ha bisogno di vedere in quel momento se qualcosa sta consumando e quanto. Display che, come abbiamo visto, non rimane proprio montato perfettamente rispetto alla fessura della copertura, comunque visibile. Però un dispositivo che intanto è piccolo, il fatto che comunque si possa montare su barra DIN è comodo. Se poi non volete montarlo su barra DIN, l'adattatore per la barra DIN ha comunque due fori per tassellarlo o appenderlo in giro dove vi fa più comodo, ha una bella morsettiera che tira bene e che porta cavi di sezione importante, e invece tutte queste funzioni di controllo, di gestione, di monitoraggio e di storico le ho trovate interessanti. Adesso poi mi chiederete sicuramente: può misurare la produzione del fotovoltaico? No, perché lui misura quello che sente in uscita dalla fase, quindi non potete entrarli con una produzione, no. Per fare quello c'è il Power Meter Green Edition che ho recensito pochi giorni fa. Diventa comodo in molte situazioni. Il limite dei 16 A purtroppo è un limite, se ci volete fare tutta casa e avete il contatore da 3 kW va bene, altrimenti no. Dovete usarlo per delle linee sezionate. È un bel dispositivo, è fatto abbastanza bene, funziona bene, non costa tanto. Se fa il caso vostro come corrente sicuramente ne rimarrete soddisfatti. Non ho trovato bug, difetti di funzionamento ad oggi, ma lo terrò sotto torchio e mi raccomando seguitemi perché vi farò vedere poi come sarà il monitoraggio dopo un certo periodo di utilizzo. SONOFF che comunque continua ad ampliare la gamma e questo è un buon punto, a volte va a beccare quello di cui abbiamo bisogno, alcune volte meno. L'importante è continuare a fare prodotti nuovi. Se il video vi è piaciuto mettete come al solito un bel like, iscrivetevi al canale, vi lascio tutto in descrizione e noi ci vediamo in una diretta del giovedì o al prossimo video. Grazie a tutti, ciao da Massi Dattoli.